Ciao Gnari, bentornati nel canale del Barba. Come vi avevo promesso, eccoci qui ad approfondire e a fare il test prestazionale sullo Spice Diavola Pro 2.0 a confronto con lo Spice Diavola Pro 1.0 o prima versione, che è questa. Piccola parentesi, in tanti l'hanno chiesto, vi segnalo che solamente il nuovo Spice upgradato o è in vendita perché la prima versione non è più in vendita, quindi piccola parentesi che andiamo subito a chiudere. Quindi oggi che cosa facciamo? Andremo a fare rilievo di temperatura con lo Spice Diavola prima versione e misureremo i tempi di raggiungimento dei 500 gradi o più. Stessa cosa faremo poi con il Diavola Pro 2.0, misureremo i tempi di raggiungimento delle temperature, quindi i tempi di raggiungimento di 500 gradi o più, lo vedremo, e poi chi lo sa se avrò fatto anche un test di cottura della pizza, non lo so, vi lascio vedere, andate fino alla fine del video. Naturalmente vi anticipo che faremo ulteriori video su questi fornetti per trovare la modalità migliore di cottura e per capire anche i tempi di recupero che a tantissimi interessano. Ma facciamo le cose un po' per gradi. Detto ciò ragazzi, il Barba vi ricorda di iscrivervi al canale, iscrivendovi schiacciando qui o qui non mi ricordo, iscrivetevi per seguire le prossime uscite, mettete un bel mi piace al video, spero che il video vi sia piaciuto, sia di vostro gradimento, e che dire, prendete carta penna, io prendo la mia lavagna e andiamo a segnare le temperature. Ciao Gnari, discutiamo come al solito nei commenti. Here we are ragazzi, cominciamo, impostiamo il nostro Diavola Pro 1.0, entrambe le resistenze accese, mettiamo il termostato quasi al massimo, a pallino prima di boost e cominciamo con il nostro timer a misurare e andiamo a vedere i risultati. Come vi dicevo, eccolo qui, la mia lavagnetta Spice Diavola Pro 1.0, dopo 7 minuti e mezzo siamo a 230 gradi. Vediamo poi l'ulteriore misurazione, 16 minuti, arriviamo già a 400 gradi. E già qua ragazzi sono temperature altissime in pochissimo tempo. Dopo 21 minuti arriviamo a 425 gradi ed è qui che il Diavola Pro 1.0 aveva un po' rallentamento perché ci vogliono altri 20 minuti, quindi 40 in totale per raggiungere i 470 e in totale 45 minuti per raggiungere i 500 gradi. Quindi dai 400 in poi c'è un bel rallentamento nel raggiungimento delle temperature desiderate. Controlliamo comunque la pietra, il biscotto. Dopo 45 minuti il biscotto è a, vediamo se è idoneo per cuocere la pizza, è a 470 gradi, quindi le temperature sono perfette per la cottura della pizza. Ma andiamo ora a vedere, stessa cosa con lo Spice Diavola Pro 2.0, entrambe le resistenze accese, pallino prima del boost, lavagnetta per gli appunti e cominciamo. Primo intervallo, dopo 7 minuti, è crazy ragazzi, pazzesco, già a 375 gradi, 7 minuti. Questo vuol dire risparmio energetico e potenza sprigionata pazzesca. Sono allibito. Devo accorciare, devo misurare dopo 10 minuti perché dopo 10 minuti siamo già a 450 gradi. No, io sono veramente stupito, 10 minuti. Andiamo a vedere l'intervallo successivo ragazzi, 16 minuti siamo già a 500 gradi, dopo 16 minuti siamo a 500 gradi della camera, naturalmente temperatura della camera, e potremmo già cuocere una pizza. Facciamo comunque una verifica anche per la pietra perché naturalmente la pietra richiede più tempo per scaldarsi e la pietra dopo 16 minuti è a 425 gradi. Comunque già potremmo cuocere. Vogliamo unificare le misurazioni? Dopo 21 minuti lo Spice Diavola Pro raggiunge i 550 gradi, fuori di testa, e vediamo anche la pietra dopo 21 minuti, quindi metà tempo in confronto al suo fratellino 470 gradi. Quindi che dire ragazzi, incredibili questi risultati che ora andremo proprio a mettere a confronto con i due forni vicini e i risultati uno vicino all'altro. Quindi vediamo qui, dopo 7 minuti la differenza è altissima, differenza che va sempre più a incrementare con il passare del tempo. Quindi possiamo dire che praticamente in meno di metà del tempo lo Spice Diavola Pro raggiunge i 550 gradi che lo Spice Diavola Pro 1.0 non raggiungeva. Quindi qui abbiamo metà tempo, potenza sprigionata pazzesca come dicevo e anche risparmio di energia. Naturalmente la pietra raggiunge i 470 gradi, che per me è una misura
è una temperatura perfetta per la cottura della pizza in metà del tempo. A questo punto, ragazzi, che dire, vi lascio con queste lavagnette. No, diamo un'occhiata anche alle valutazioni. Qui abbiamo il voltaggio di casa mia, 226 volt, l'amperaggio, e per cuocere 5 pizze ci ho speso 2 kWh. A questo punto, dai, ve l'avevo detto, facciamo un test di cottura. Temperatura di 490 gradi pietra, quindi sopra sono anche sui 500 e qualcosa. Andiamo a infornare, mettiamo il nostro timer e andiamo a fare il test di cottura della mia pizza napoletana. Questo è un impasto 24 ore di lievitazione, quindi non riuscirò a avere una grande maculatura, però l'impasto è ben fatto, avere anche una farina nuova, quindi io naturalmente vi mostro dopo un minuto, già praticamente è cotta. Io sono un po' maniaco della girata, quindi comunque la faccio, e in ulteriori 15 secondi la pizza è pronta, quindi siamo sugli 80 secondi. Che dire, secondo me è bella, è una bella pizza. Io sono molto fiero della pizza fatta con questo Spice Diavola Pro 2.0. Vi lascio vedere queste immagini, ragazzi. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Questa è un'altra pizza che ho cotto sempre durante la pizzata. Ho fatto un po' di riprese così a spot, ma andremo poi a approfondire le modalità di cottura nel prossimo video. Comunque, altra pizza cotta. E voglio farvi vedere una cosettina. Tra una pizza e l'altra, tempo di fare 2 riprese e di stendere la pizza successiva, guardate quanto è arrivato, 539 gradi. Quindi ragazzi, che dire, il nostro Spice Diavola Pro 2.0 è crazy, pazzo. Non vedo l'ora di fare un nuovo video per vedere i tempi di recupero tra una pizza e l'altra e darvi magari qualche indicazione su come impostarlo, perché naturalmente ragazzi, qui stiamo giocando veramente con il fuoco e, come diceva una vecchia pubblicità, la potenza è nulla senza il controllo, e noi dobbiamo imparare a controllare lo Spice Diavola Pro 2.0, che è una bomba. Ciao ragazzi, alla prossima!